Eccola qui, la Marmolada, la parete sud. Oggi posso dire con certezza che è stato ed è uno dei miei grandi amori, uno di quelli con la A maiuscola. 1000 metri di roccia calcarea verticale, decine di vie alpinistiche la percorrono e alcune di queste vie le ho aperte io. Allora qua andiamo per il passo del gatto. Vamos. Bassi, quatti. No, c'è il bucone, no? C'è il buco lì, rovescio. È il buco? Lì. Ah, visto. Ah, quello. Da lì, se fai una lotta arriva Moschettone. Adesso. Sono classici che fanno l'olotto. Ringraziando mamma arriva Moschettonare. Questo è l'olotto qua. Poi l'ordinanza. Sopra corto, arrivo corto, doverosamente. Schiattellata, adesso devo tornare giù però. Adesso devi tornare giù, sì. Era da tornare giù. È molto laboriosa la storia. Opa. Qua l'ho fatto il passo chiave? Sì. L'ho fatto? Peccato che non rimangono i segni di magnesite in questo luogo. O meno. Devo spallare dentro là, giusto? Cioè, no, la doppia spalla, no? Prima di destra, poi di sinistra. Devi trovare un rovescio con la mano sinistra. Là. E già tiri sui piedi sul banchetto. Bravo, bollete lì. Esatto. E anche il sinistro sopra lì dove è arancione, Rolli. Qua. Vabbè, ma quello se va E niente. qua anche. Boh, vabbè, dai. Io faccio sto squat qua. Guarda che lunga che l'ho persa. Allora. Adesso prima al destro, poi al sinistro, se non sbaglio. Non lo sento niente. Proprio lì? Sì. Illumina! No! Illumina tutto! Non ho intenzione di mettere in scena me stesso o la mia vita. State tranquilli, non sono il tipo. Per dirla con una metafora che calza a pennella o con un alpinista, non è nelle mie corde. Voglio soltanto provare a fare il punto della mia carriera di scalatore, partendo, anzi, ritornando in Marmolada. La parete sud della Marmolada ha segnato la mia vita e ha significato molto per la mia evoluzione alpinistica. Qui ho potuto provare quello che altri avevano fatto, andando oltre l'immaginazione della maggior parte degli scalatori. Ho scalato su quello che era il risultato di un'intuizione, trasformatisi in via alpinistica, dove per salire erano necessarie soprattutto molta lucidità, determinazione, cuore e coraggio. Finché, un bel giorno, ho deciso che potevo iniziare anch'io a immaginarmi nuove linee, ad avere delle intuizioni che fossero mie e non di altri, e a salirle con i miei compagni di scalata. Sono salito per la prima volta in cima alla sud della Marmolada a soli 19 anni, nel 1985. Dopo di allora è stato un continuo susseguirsi di ripetizioni e aperture di vie nuove, come quella di Coitus Interruptus del 1994, aperta dal basso con un uso molto ragionato, forse anche un po' sofferto a quel tempo, del trapano elettrico. Era il primo in Marmolada e l'abbiamo usato solo per proteggerci.
Uno stile che scatenò un oceano di polemiche allora. Sembrava che fossi un eretico. Adesso i tempi sono cambiati e ci sarebbe qualcosa da dire sull'uso che viene fatto del trapano per aprire le vie alpinistiche. Ma no, non è questo il momento. Preferisco godermi le immagini di questa parete, di questa salita e del mio compagno che ha aperto con me quest'ultima via che abbiamo chiamato Scacciadiavoli. Anzi, per la verità è stato proprio lui, Geremia Vergoni, a iniziarla, aprendo in solitario i primi tiri. Ha fatto un piccolo capolavoro. Poi abbiamo continuato insieme e le difficoltà tecniche sono salite fino all'8A+, 8B, lassù, a quei 3 tiri fantastici sopra l'ultima cingia, sospesi a 400 metri dal suolo, dove abbiamo fatto anche un bivacco indimenticabile. 3 tiri da sogno, difficili, ma non troppo, su una roccia pazzesca, in un ambiente immenso. Certe situazioni sono difficili da spiegare, ma con queste immagini credo che possiamo lasciare intuire a chi le guarda la grandezza delle emozioni che ci spingono a tornare quassù. Non credo sia solo una questione di adrenalina, fatica, un exploit tecnico di alto livello. No, c'è molto di più. È un modo per arrivare a comprendere noi stessi, i nostri limiti, o, meglio, le nostre debolezze. Il buchettino là, la porcheria lì, l'altra. Adesso c'è la tagliola. Ah sì, ringrazio. Vado. No, ma prima prendevo l'altro mi pare. Un po' di sole, dai. Si addormenta le dita a tirare queste 2 porcherie qua. Non sento più polpastrello. Se vai su, Rolly, guardate i piedi. Sì, no, ma me lo ricordo quello lì. Fa la dinamica, eh? Sì. Prepara un po' di pancia di corda lì da darmi. Questo. Después un rovescio di merda lì. Aderenza. Porca boia. Di merda. Yeah. Yes. Adesso c'è il bucone. No, adesso moschetto, fanculo. Bucone, sto cazzo. I'm losing my mind.
Moschettoni, chilometri di corde, imbraghi, trapani, freni, stopper e poi le scarpette. Quante suole consumate su quelle pareti? Quante? Non lo so, ovviamente. In fondo non è così importante. Sicuramente è un dato che può fare impressione, portare un grido di stupore, ma non è importante, non per me. La quantità stupisce, fa notizia. Io mi sono sempre concentrato sulla qualità, che è fondamentale. Le vie che ho aperto girano intorno a questo concetto. Come un cane da tartufi le cerco linee belle, pure. Provo a salirle in libera, già durante l'apertura, e uso il trapano solo per proteggermi, per rendere sicure e non per la progressione, mai quello. Se passo in arrampicata bene, altrimenti lascio perdere. Non mi servo dei cliff per la progressione. Le dita tengono? Ok, andiamo avanti. Le dita non tengono e non riesco a salire arrampicando? Pace, peccato, ma non voglio forzare la salita con l'artificiale. Me ne torno a casa e penso ad un altro progetto, lasciando strada alle nuove generazioni. È il mio codice etico. Chiodare, scalare, allenare, cercare, scalare e ancora scalare. Ma ho una famiglia, una moglie e 2 figli meravigliosi. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Il giorno in cui mi sono sposato, la mattina sono andato a scalare con un caro amico. Poi ci siamo precipitati al mio matrimonio. Sono fatto così, me ne rendo conto. Tutti noi scalatori siamo egoisti cronici, ma i più forti di noi. La fortuna sta nel trovare persone che ti capiscono e ti sopportano. Ah no, volevo dire supportano. Bene, ora potrei tirare un po' le somme di tutto questo scalare, viaggiare, faticare, gioire. La domanda è, perché? Perché lo faccio ancora? Qualche tempo fa mi sono nuovamente infortunato, stop forzato di qualche settimana per una spalla. Una sera vedo che il giorno dopo danno bel tempo, così mi sveglio presto la mattina, prendo la macchina, guido un'ora, parcheggio e parto con lo zaino in spalla. Cammino diverse ore sulle montagne dietro casa, bellissime. È semplice, non è complicato, è bello. Mi gratifica, mi fa venire voglia di raccontarlo a qualcuno. E in questo momento quel qualcuno siete voi. Non c'era niente di estremo. Era un uomo che passeggiava in montagna. Mio padre mi ha chiesto di portarlo a scalare quando è andato in pensione. Io ce l'ho portato. Mica male mio papà. Arrampicatore di razza, ve lo assicuro. Prima di allora non aveva mai toccato la roccia. Si è tolto delle soddisfazioni e io con lui. Poi anche mio figlio Alessandro ha voluto provare e io non è che mi sono fatto pregare. Così è successa una cosa meravigliosa. Un bel giorno siamo andati tutti e 3 a fare una via sul Campanile Basso, in Brenta. Era un mio sogno, le 3 generazioni, insieme sul Campanile Basso. Sì, qua uno più due l'altro. C'è la forza di quella io. Metti la faccia al sole, nonno. Faccia al sole. Vai lì, vai. Toccare non è lì. Se arriva sopra in te, è quella sul parco.